la via spirituale può essere paragonata a una maratona, per così dire. Non è una corsa veloce che termina presto. È una gara che dura tutta la vita. Una gara di impegno e l'avversario da battere qual è in questa gara? Siamo noi stessi. Il peggiore nemico è la nostra mente. Il migliore amico è il nostro spirito. Se seguiamo sempre i dettami dello spirito, andiamo avanti felicemente. Quindi è una via impegnativa ma anche piena di meraviglie, perché quando iniziamo questo cammino non ci attendiamo nemmeno lontanamente i risultati che può dare se naturalmente ci impegniamo nel modo giusto. C'era Salomone, che è considerato il più grande re di Israele. Ecco che decise di costruire un grande tempio. Chiamò tutti i suoi migliori architetti e ne uscì un progetto veramente grandioso. Non c'era mai stato un tempio così maestoso, di quelle dimensioni. Ecco che una volta stabilito il progetto, Salomone era incerto se realizzarlo. Nonostante le ricchezze del suo regno, i mezzi senza limite di cui disponeva, l'inizio di quest'opera così grandiosa lo spaventava. Ecco che un mattino uscì per una passeggiata e vide ai margini della strada s'era formato un mucchietto di grano che era caduto da un carro e c'erano delle formiche intorno a questo mucchio di grano che lavoravano alacremente. Disse Salomone, queste formiche non riusciranno mai a portare tutto questo grano nel loro nido. Ma ecco che la sera uscì di nuovo e vide che le formiche avevano portato via tutto il grano. Avevano realizzato quest'opera che a lui era sembrata impossibile. Disse Salomone, se dei semplici insetti come le formiche hanno realizzato un'opera che sembrava al di là delle loro possibilità, cosa dire
di me e del mio popolo che godiamo della protezione del Signore. E allora iniziò la costruzione di questo tempio grandioso che richiese 40 anni di lavori, ma non si era mai visto un'opera simile. Così anche l'opera di costruzione del nostro edificio spirituale è come il Tempio di Gerusalemme. Richiede anni e anni di impegno. Ma se lo svolgiamo allegramente, con passione, con dedizione e con gioia, come un compito che ci è stato dato da Dio, non vi è dubbio che la realizzazione non può mancare, è già lungo il cammino. Possiamo raccogliere ampi frutti. Quindi una virtù che aiuta in tutti i frangenti dell'esistenza è l'allegria, l'ottimismo, il buon umore. Il buon umore genera altre tendenze positive. Tutti i pensieri positivi che sono nel cosmo, diciamo. Ci sono miliardi di pensieri, che partono da ogni persona che è presente sul nostro pianeta. Se siamo allegri ci sintonizziamo su tutti i pensieri allegri, naturalmente. È come un apparecchio ricevente, la nostra mente. Se invece siamo depressi, riceviamo tutti i pensieri negativi. Ecco, c'era un malato molto grave. Era stato portato in un ospedale per curarsi. Ecco che fu messo in una stanza insieme ad altri pazienti, ma vide che tutti questi pazienti ridevano, scherzavano. Erano lì, che non sembrava in un ospedale. E allora chiamò il medico e disse: ma qui c'è un errore. Io dovevo essere ricoverato in un ospedale. Qui mi sembra di essere invece in una sala da giochi, dove tutti sono allegri. Disse il medico: sì, qui noi stiamo adottando un sistema di cure completamente nuovo, basato sull'allegria. I malati guariscono molto più rapidamente, stando allegri, cercando di divertirsi. Così anche questo malato che sembrava così grave, in poco tempo guarì e fu rimandato a casa. Dicono gli scienziati che l'allegria che cosa produce? Dal punto di vista proprio fisico, produce degli ormoni particolari che si chiamano endorfine. Queste endorfine hanno la capacità di creare poi
in tutto l'organismo, nuova energia, nuova armonia, e quindi di allegria in allegria. Quindi ogni volta, diceva anche il famoso yogi Vivekananda, ogni volta che voi siete allegri, ottimisti, vi avvicinate a Dio, che gioia. Ogni volta che invece siete pessimisti, vedete il mondo con gli occhiali scuri, vi allontanate da Dio, perché Dio è gioia. Quindi probabilmente anche il nostro organismo è stato creato da Dio in modo che attraverso la gioia raggiungiamo la grande gioia, come la chiamava il poeta Tagore, quella grande gioia che è Dio. È una delle malattie del secolo, appunto, la depressione. Più uno è depresso, più depresso diventa. Invece più uno è allegro, più allegro diventa. Quindi la ricerca di Dio deve essere, che è beatitudine assoluta. La ricerca di Dio deve essere il nostro fine principale. Quando abbiamo realizzato Dio, abbiamo realizzato tutto. Non c'è più nient'altro da chiedere. C'era un devoto che pregava continuamente, chiedeva una cosa e l'altra a Dio, era sempre in preghiera, ma non otteneva mai nulla. Ecco che chiese a Dio: sono anni e anni che ti prego, non mi hai mai concesso nulla. Ecco che in quel momento Dio gli parlò, gli disse: perché mi chiedi delle cose inutili? Quando chiederai di avere me e me soltanto, allora ogni tuo desiderio sarà esaudito. Quindi gli uomini vanno a pregare nei templi, nei santuari, si immergono nei fiumi sacri e così via, per avere delle cose di questo mondo, delle piccole pietre di nessun valore, mentre invece hanno dentro di loro il gioiello preziosissimo della divinità. È dentro il nostro stesso tempio, quindi, che dobbiamo pregare. La Bibbia dice appunto che Dio non si trova nei templi costruiti dalla mano dell'uomo. Una volta il grande maestro Kirpan Singh era in America, era stato ricevuto da un vescovo e gli citò questa frase nella Bibbia. Disse: se questa cosa è vera, disse il vescovo, noi abbiamo proprio sbagliato tutto. Ma negli Atti degli Apostoli si trova appunto che
Dio non si trova nei templi costruiti dalla mano dell'uomo. E dove si trova lo dice San Paolo stesso. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Così Salomone costruì un tempio che non si era mai visto. Con i mezzi di allora impiegò 40 anni. Noi ci prefiggiamo anche noi di costruire un centro di dimensioni notevoli, no? Sappiamo quanto misura è l'inizio, ma no. In definitiva non ne conosciamo ancora il termine. Ma noi abbiamo qualcosa di più di Salomone. Abbiamo non solo l'assistenza di Dio, ma l'assistenza di tutti i grandi maestri dello spirito che vedono in questo centro il coronamento dei loro sforzi di millenni. Quindi direi che è una buona assistenza. Se paragoniamo il lungo viaggio del Kali Yuga, ogni anno lo consideriamo 1 chilometro. Il Kali Yuga ha percorso più o meno 15.000 chilometri. Ma attualmente stiamo percorrendo, a quanto si dice, gli ultimi chilometri, gli ultimissimi chilometri di questo Kali Yuga. Perché? Da che cosa le deduciamo? Deduciamo dal fatto che la spiritualità si sta diffondendo, che la spiritualità non è più disposta a accettare le regole del Kali Yuga, no? Ma vuole sviluppare una società che abbia le regole dello spirito, non quelle della materia. Quindi di fronte a un percorso di 15.000 chilometri si può dire che mancano ormai, no? Un certo numero di chilometri abbastanza limitato per porre fine al Kali Yuga e iniziare la tanto sospirata età dell'oro. Ma più che guardare quanto può mancare o meno, dobbiamo guardare dentro di noi quanto cammino dobbiamo fare per entrare in questa nuova era, per essere pronti a costruirla e ad abitarla. Ma se facciamo tutto con allegria,
qualunque ostacolo verrà superato. Vedete, per concludere, l'acquisto di Arcidosso abbiamo impiegato quasi 3 anni, ostacoli di ogni genere. Il proprietario, che era una società di Londra, cambiava sempre amministratore, affidava l'amministrazione ora a una società di Parigi, ora a una società di Milano, ora a una società di Malta, no? Dovevamo inseguire tutti questi cambiamenti. Ma in 3 anni siamo riusciti a concludere l'acquisto. Poi, per avere tutti i documenti, per iniziare i lavori, abbiamo impiegato un altro anno. Per cui è un'impresa ciclopica proprio. E per cominciare i lavori sono già passati altri 6 mesi. Speriamo di cominciarli entro l'anno. Però non ci siamo mai scoraggiati, abbiamo affrontato tutte queste vicissitudini il più allegramente possibile. Quindi anche nella costruzione del nuovo centro autosufficiente abbiamo ormai maturato pazienza, pazienza e allegria sufficiente per portare avanti quest'opera. Lo scopo di quest'opera deve essere in definitiva uno soltanto, non dipendere più dal mondo esterno, che così, diciamo, instabile, che basta un virus per metterlo in crisi completamente e tenerlo in crisi per anni. Basta una guerricciola per creare un disordine mondiale, proprio per far salire i prezzi alle stelle. No, noi non vogliamo più dipendere da un mondo del genere. Dobbiamo avere regole nostre. E queste regole nostre, appunto, partiranno dalla completa indipendenza. Allora, nel mondo potrà succedere quello che vuole. Non è quello che ci deve interessare. Noi dovremo appunto allegramente avere tutto quanto ci serve per poter andare avanti qualunque cosa accada.